Ciao ragazzi, benvenuti dal vostro Handyman. Quest'oggi affronteremo un problema abbastanza comune, il quale la maggior parte delle volte richiede l'intervento di un tecnico specializzato. Lo scarico completamente intasato. Intendo scarico di doccia, bidet o lavandino. Questo non vale per lo scarico del water. A quanti di voi è capitato che, nonostante abbiate provato con ventose, con appositi gel, lo scarico rimane completamente e fastidiosissimamente intasato? A me, per esempio, è capitato proprio oggi. Comunque, non lasciamoci prendere dallo sconforto e diamo subito un'occhiata alla lista del materiale. Allora, prendete carta e penna e segnate. Un set di chiavi inglesi. Nel mio caso è stato sufficiente una chiave di 19 ed una chiave di 10. Stracci per asciugare l'immancabile acqua, una molla sturatubi, pasta sigillante, questa non è obbligatoria ma tuttavia la consiglio nel caso la guarnizione risulti vecchia ed introvabile, come esattamente nel mio caso. Un compressore, anche questo non è obbligatorio, ma se lo avete vi consiglio di usarlo. Per quanto riguarda invece tempi e costi, abbiamo il costo della molla sturatubi si aggira mediamente intorno ai 10 euro. La potete trovare sia dal ferramenta che online. Il tutto può essere eseguito circa con un'ora di lavoro. Si tratta di un'operazione di livello medio, quindi occorre un minimo di manualità. Ma se seguite punto per punto non avrete nessun problema. Quindi bando alle ciance e mettiamoci subito all'opera. Come vedete l'acqua non riesce a defluire, quindi c'è qualcosa di intasato. Andiamo a vedere il problema. Eccoci qua alle prese con il nostro bidet intasato. Allora, per riuscire a risolvere il problema noi dobbiamo assolutamente togliere il bidet e andare a lavorare poi nello scarico dell'acqua. Prima cosa da fare è, se li avete, chiudere i rubinetti. Se non li avete dovete andare a chiudere l'acqua nella zona del contatore. Successivamente vi consiglio di installarne un paio in quanto sono effettivamente molto comodi. Quindi prima cosa da fare è chiudere l'acqua dai rubinetti. Ora dobbiamo andare a svitare le viti che tengono fisicamente il bidet al pavimento. A questo punto qua dobbiamo scollegare i tubi dell'acqua. Vi consiglio di mettere uno straccio sotto. Ogni tanto, come in questo caso, i rubinetti sono molto vecchi, quindi nonostante per esempio quello dell'acqua calda l'abbia stretto molto, perde. Quindi mettete sotto un piccolo recipiente in modo da contenere l'acqua. Ora sono scollegati entrambi. Dobbiamo andare a togliere lo scarico dal muro. Dato che era visibilmente intasato, è possibile che ci sia dell'acqua lungo lo scarico, quindi mettiamo un altro recipiente a ridosso dello scarico. Togliamo dalle scatole il bidet e andiamo a lavorare nello scarico nel muro. Allora, ecco la situazione come si presenta. Questo è lo scarico. Allora, c'è un tubo, questo qua, che collega il nostro bidet con lo scarico centrale. Dato che tutti gli altri scarichi della casa funzionano, solamente questo è intasato, vuol dire che il tubo che collega il nostro bidet con lo scarico principale è intasato. Quindi quello che dovremo fare ora è riuscire a rimuovere l'intasatura dal tubo. Allora, come fare a rimuovere l'intasatura? Questo è un metodo abbastanza artigianale per riuscire a rimuovere meccanicamente quello che intasa il tubo. Funziona così: questa è una molla flessibile la quale si avvita all'interno dell'intasamento e meccanicamente riusciremo a rimuoverlo. Proviamo. Bene, abbiamo tolto un po' di roba. Ora vediamo di fare un piccolo test.
Ho avvicinato il bidet senza guarnizione allo scarico. Ora proviamo a vuotare un po' d'acqua nello scarico. Allora, ho vuotato circa 10 contenitori da mezzo litro all'interno dello scarico. Per ora non ci sono stati problemi. Ultima cosa che vi consiglio di fare è di soffiare aria all'interno dello scarico. Ora andiamo a montare la guarnizione. Questa guarnizione è piuttosto vecchia ed è anche introvabile, quindi consiglio andiamo a mettere un po' di pasta rossa per assicurare meglio la tenuta. Ora andiamo a rimontare il tutto. Come vedete ora l'acqua scorre perfettamente, quindi anche in questo caso possiamo dire che la riparazione ha avuto successo.